Gli uomini di più ampio intelletto sanno che non c'è netta distinzione tra il reale e l'irreale, che le cose appaiono così come sembrano solo in virtù dei delicati strumenti fisici e mentali attraverso cui le percepiamo. Howard Phillips Lovecraft. Quando si parla dei miti di Cthulhu, ci si riferisce ad una serie di divinità fittizie tendenzialmente mostruose, create principalmente dalla penna di Howard Phillips Lovecraft, ma non solo. Questo poiché Lovecraft a suo tempo diede la possibilità ai suoi amici e colleghi di utilizzare creature, luoghi e personaggi della sua mitologia, permettendo ad autori come Clark Aston Smith, August Derleth e molti altri di ampliare la cosmologia nata dagli incubi del solitario di Providence. Elementi tratti da questa mitologia oscura sono presenti in ogni dove. Alan Moore la rielabora con il suo Providence, South Park la prende in giro con una serie di episodi speciali, Go Tanabe riadatta le opere di Lovecraft come manga, cosa di cui abbiamo anche parlato qui sul canale in un video dedicato e così via. Questo è possibile poiché ormai i testi del solitario e i contenuti di questi sono ormai di pubblico dominio e chiunque può farne pressoché quello che vuole diffondendo e ampliando ulteriormente questa cosmologia. Il contesto è chiave per interpretare Lovecraft. Egli vive in un'epoca dominata dal cristianesimo, che vede il mondo diretto da una divinità omnibenevola, talmente affettuosa da farsi uomo e sacrificarsi per le sue creature. A questa concezione metafisicamente ottimistica, Lovecraft contrappone un'idea di divinità totalmente diversa, andando a recuperare i miti e le leggende pagane, in cui le divinità sono meschine, uccidono, stuprano, rubano, si fanno guerra tra di loro per i motivi più piccoli, divinità molto più umane e meno perfette. E non sono neanche divinità indoeuropee che si troverebbero in cielo nella perfezione, bensì sono divinità ancora più antiche, più ctonie, acquatiche, basate sugli elementi primordiali dei popoli che avevano tutta la loro società incentrata sulla pioggia, sul fiume in piena, sull'agricoltura, sulla caccia nella foresta. Ma Lovecraft va oltre queste idee, perché anche nelle religioni più ciniche della preistoria le divinità erano comunque più benevoli che ostili, e comunque c'era per ogni divinità malvagia o trickster una benevola che si contrapponeva o che addirittura dominava e vinceva. Lovecraft va oltre, postulando delle divinità che non hanno alcun affetto e alcun tipo di norma morale, non si curano del mondo umano, sono del tutto neutre, recuperando la teoria dell'epicureismo, dottrina pre-cristiana e molto materialistica, e andando oltre persino quella, perché le divinità di Epicuro sono neutre, né buone né cattive, e sono perfettamente razionali, in un deismo pre-illuministico. Guardando alla totalità dei racconti di Lovecraft e unendo i vari puntini disseminati qua e là nelle storie, è possibile trovare non solo una serie di divinità ricorrenti con una gerarchia ben precisa, ma anche un libro sacro assieme al suo profeta e una serie di reami metafisici, un po' come nelle religioni realmente esistenti. In questo video andremo quindi a riassumere e raccontare un po' quelle che sono due elementi chiave dei miti di Cthulhu, ovvero il Necronomicon e i Grandi Antichi. Remota, nel deserto dell'Arabia si stende la città senza nome, sgretolata e diruta. Le basse mura semi-nascoste dalla sabbia di innumerevoli ere. Doveva essere così prima che fossero gettate le fondamenta di Menfi e quando i mattoni di Babilonia ancora non erano cotti. Non esiste nessuna leggenda tanto antica da darle un nome o da ricordarla viva. Ma se ne sussurra intorno ai fuochi degli accampamenti e le vecchie ne mormorano nelle tende degli sceicchi, così che tutte le tribù la evitano senza sapere assolutamente perché. Fu di quella città che Abdullah al-Azred, il poeta pazzo, sognò la notte prima di creare il suo inspiegabile distico. Non è morto ciò che in eterno può attendere, e in strane ere anche la morte può morire. Howard Phillips Lovecraft. Uno degli elementi più importanti dei miti di Cthulhu è il Necronomicon, un libro proibito e oscuro con la copertina realizzata in pelle umana. La fittizia storia editoriale di questo testo è avvolta dalle tenebre e contorta. Originariamente noto con il titolo Al-Asif, è stato scritto dal poeta pazzo Abdul al-Azred intorno al 700.
La morte dell'arabo è soggetta di forte dibattito. L'idea più accreditata è che egli sia morto nel 738, divorato da un mostro invisibile davanti a una folla incredula. La storia di questo libro maledetto poi è ben immaginabile. Tradotto in una serie di lingue come il latino e il greco, è stato bandito, bruciato e proibito un po' ovunque nel corso dei secoli. Una serie di copie arriveranno fino ai giorni nostri. La più famosa è sicuramente quella custodita nella biblioteca della Miskatonic University. C'è poi da dire che il Necronomicon non è l'unico testo oscuro dei miti, anzi Lovecraft e il circolo di autori che gli gravitava attorno hanno svariati testi come questo. Alcuni esempi sono il De Vermis Mysteris, i manoscritti pnacotici o il Re in giallo. Quest'ultimo è ideato nell'omonima opera da Robert Chambers prima ancora dello stesso Necronomicon e fonte di ispirazione per quest'ultimo. Gli dei di questo Pantheon sono ovviamente loro, i grandi antichi, Cthulhu e tutti gli altri esseri come lui, non delle vere e proprie divinità quanto più degli alieni terribilmente potenti, così potenti da risultare incomprensibili e quindi facilmente interpretabili come dei. Spesso si trovano dormienti o sigillati, nascosti nelle profondità marine, nei sogni o in luoghi celati del cosmo, in attesa. Lovecraft rende il suo Pantheon espressamente folle, irrazionale, con tutte le caratteristiche negative degli dei pagani, quali lotte per il potere, cinismo, sfruttamento degli esseri meno potenti, ma nessuno dei pregi. Non sono neutri, sono apertamente ostili pur essendo indifferenti. Nella loro stessa presenza c'è l'ostilità, il veleno, un rischio per l'umanità e neanche lo fanno apposta. E se si accorgono della nostra esistenza, hanno solo intenti terribili in testa. I 3 elementi che caratterizzano il Pantheon di Lovecraft sono follia, malvagità e magia oscura. 3 elementi che sono anticristiani, quindi il mondo è fondamentalmente malvagio in Lovecraft. Antiscientifici, il mondo è governato da forze oscure e mistiche che non possiamo comprendere, e antiumanistici, noi siamo piccolissimi nel cosmo, facili da spezzare e il mondo non è fatto per essere compreso da noi. Ovviamente Lovecraft non credeva personalmente in tali divinità, sono semplici artifici narrativi, cosa che rende ancor più curioso osservare la gente che fa riti e venerazioni per simili divinità che, come sicuramente i miei colleghi hanno già detto o diranno, sono semplicemente creature talmente avanzate tecnologicamente che la loro scienza è indistinguibile dalla magia, da poteri divini. Il Pantheon di Lovecraft è gerarchicamente ordinato secondo il potere delle creature. Più si va avanti, meno umane sembrano, quindi l'opposto del cristianesimo di nuovo. Non c'è l'incarnazione, intendo. Alla base abbiamo tutti gli animali dell'universo, umani compresi, semplici vittime con poca o nulla tecnologia. Poi abbiamo tutto ciò che trascende la scienza, tra spiriti e creature mostruose. Poi ci sono i Deep Ones. Questi rappresentano il razzismo del giovane Lovecraft, che sarà rinnegato nelle opere finali tipiche del Lovecraft maturo. Una parodia del darwinismo. Sono umanoidi anfibi che rigettano la terraferma e vivono per migliaia di anni sott'acqua, mescolandosi con le umane, dotati di conoscenze arcane molto avanzate. Poi abbiamo i Great Ones, creature intermedie tra i Deep Ones e i Great Old Ones, attenzione a non confonderli. Sono simili a divinità umanoidi, tra questi vi è Litit, figlia di Anyarlathotep. Poi abbiamo i Great Old Ones, creature pari a divinità che dominano su intere galassie come se fossero le loro case. Qui c'è Cthulhu, con il suo fratello Ctanid e il suo fratellastro Astur, il loro padre Nug e il loro zio, fratello di Nug, ossia Yeb. Come potete notare si riprendono spesso nomenclature dei Pantheon egiziani, in questo caso i 9 dei egiziani di Eliopoli. Sopra i Great Old Ones ci sono gli Outer Gods, gli dei esterni. Sono entità così potenti da governare su interi universi e oltre. La differenza tra Great Old Ones e dei esterni è più o meno la stessa che c'è tra gli dei olimpici e gli dei minori, o il Pantheon delle maggiori città egiziane e gli altri dei. Insomma, la differenza tra dei minori e dei maggiori. Abbiamo anzitutto il nonno di Cthulhu e padre di Nug, ossia Yog-Sothoth. Si tratta di un insieme di sfere infinito che governa su tutto il multiverso. Lui è ovunque, ogni parte del multiverso è un pezzo di lui. Quell'insieme di sfere è solo una sua manifestazione parziale visibile.
Insieme a lui la sua consorte, Shub-Niggurath, un insieme di nuvole tempestose e tentacoli terribilmente tossiche dal terribile odore. E, sopra tutti quanti, abbiamo infine Azathoth, l'urlante buco nero supermassivo al centro di tutto. Tutto l'omniverso di Lovecraft, che comprende tutti i multiversi, è dentro di lui ed è un suo sogno al tempo stesso. Yog-Sothoth un tempo era più debole ed era sano di mente, ma una terribile battaglia si è verificata e lui è stato l'ultimo a rimanere in vita. Ciò ci lascia intendere che esistono altri come lui, esistiti prima dell'omniverso quindi. Egli è diventato potentissimo a seguito di questa battaglia in quanto ultimo sopravvissuto, ma è rimasto ferito mentalmente. E così è folle e dorme in eterno, venendo cullato dalle bestemmianti e folli melodie cacofoniche della sua corte di Outer Gods, perché tutto l'omniverso è un suo sogno, e da qui la follia della realtà, perché se si sveglia l'intero omniverso finirà. I grandi antichi, con la loro natura aliena e meno mistica di altre entità create dall'autore, sono il perfetto esempio della piega sempre più fantascientifica e cosmica delle storie di Lovecraft. I grandi antichi sono probabilmente la creazione più famosa dell'autore di Providence. Essi sono stati ripresi innumerevoli volte. Autori postumi o contemporanei come Robert E. Howard o Clark Astona Smith hanno inventato i loro grandi antichi. Altri autori, invece, come August Derleth, hanno persino modificato alcune caratteristiche di queste creature, dandogli ad esempio, nel caso di Derleth, degli elementi naturali come l'acqua o il fuoco e trattandoli come veri e propri kaiju, andando in netto contrasto con quanto raccontato dall'autore originale. Altri autori poi hanno creato entità semplicemente ispirate ai grandi antichi, pur non mischiandosi mai direttamente ai miti stessi. Pensiamo ad alcune mostruosità del fumetto Hellboy di Mike Mignola, a Shuma-Gorath per quanto riguarda la Marvel o i grandi esseri di Bloodborne di cui abbiamo parlato proprio di recente nel canale. Chiaramente questi esseri sono accomunati da grandi poteri cosmici, immortalità, magia arcana e spesso basta anche solo trovarsi in loro presenza per perdere la ragione. Fortunatamente sono spesso sigillati o dormienti in dimensioni o luoghi remoti quasi inaccessibili. Per quanto riguarda il loro aspetto, i grandi antichi non sono tutti uguali, anzi, ne abbiamo con fattezze più umanoidi, altri più animaleschi, rendendoli quasi delle terrificanti chimere, ed altri ancora più eterei, quasi come se non fossero nemmeno esseri viventi o non appartenessero al nostro piano d'esistenza. In un universo senza scopo, tutto è uguale e nulla vale la pena di un serio pensiero. Non ci resta che cogliere ciò che preferiamo e sorridere, rendendoci conto che dove non esistono autentiche direzioni, l'una vale l'altra. Ed è meglio non cadere nell'assurdo eccitandosi o dandosi alla violenza, alle aberrazioni, ai comportamenti antisociali a causa di qualche illusoria sciocchezza. Nulla è importante. Ma forse è più confortevole mantenere la calma e non interferire con gli altri. Howard Phillips Lovecraft. I grandi antichi rappresentano appieno la visione di Lovecraft, un pessimismo cosmico che potrebbe farci chiamare queste creature demoni, diavoli o mostri, ma sarebbero tutte definizioni inesatte. I grandi antichi non sono creature malvagie, o meglio, bene e male nella visione di Lovecraft sono questioni frivole, totalmente umane all'universo. Alle alte sfere che lo dominano non interessa di certe questioni. Agli occhi di questi dei la nostra razza è come una colonia di formiche. Calpestarla o meno dal loro punto di vista non è neanche una questione di giustizia o etica. Se succede, succede. Capita quindi che nelle storie di Lovecraft e altri autori gli uomini entrino in contatto con queste entità senza mai comprenderle davvero, svegliandole parzialmente o liberandoli dalle loro catene per una frazione di potere o conoscenza, ma non si tratta mai di patti faustiani. Per loro un essere umano è un po' come una zanzara che gli ronza attorno al letto per succhiarne un po' di sangue e nulla più. In conclusione, i grandi antichi sono forze cosmiche fuori dal nostro controllo e rappresentano l'insensatezza dell'universo davanti ai cui capricci siamo solo impotenti. Non erano fatti di carne e sangue. Avevano una forma, ma quella forma non era fatta di materia. Quando le stelle si allinearono, poterono spostarsi da un mondo all'altro attraverso lo spazio-tempo.
ma quando le stelle non furono più allineate, non poterono sopravvivere. Ma anche se non vissero più, non poterono nemmeno realmente morire. Ora giacciono tutti nelle loro case di pietra nella città di Rilie, difesa dagli incantesimi del grande Cthulhu in attesa di una gloriosa resurrezione, quando le stelle e la terra saranno di nuovo pronti. Howard Phillips Lovecraft. Chiudiamo il video con lui, il polipone più famoso della letteratura, il grande antico che ha dato il nome ai miti stessi. Noto come Cthulhu, Cthulhu, Cthulhu e in mille altre forme, egli è sicuramente il più famoso tra i grandi antichi e la storia che lo vede come minaccia principale, il richiamo di Cthulhu, è tra le più famose dello scrittore di Providence. Egli dorme in un sonno simile alla morte nel fondo del mare nella perduta città di Rilie. Attorno alla figura di Cthulhu sono nati numerosi culti, spesso proibiti ed oscuri, ed in tutti quei luoghi del mondo meno civilizzati. Egli è forse il più potente e sacro tra i grandi antichi. Sacerdote di creature ancora peggiori, egli giunse sulla terra quando essa era ancora infante insieme alla sua progenie, ben prima che la razza umana ne lordasse il suolo. Il suo aspetto canonico è quello di un gigantesco essere umanoide dalla pelle verdastra, testa da polpo e ali da drago. Tuttavia, come la maggior parte dei grandi antichi, la sua sola vista può portare alla follia e di questa creatura abbiamo numerose interpretazioni, come quella di Alberto Breccia nel suo adattamento a fumetti di Il richiamo di Cthulhu, dove crea una figura totalmente grottesca che sfugge alla logica delle forme e va a rappresentare l'illogicità di una creatura simile. Per scoprire di più di questa creatura, vi invito genuinamente a recuperare il racconto già citato sia nella forma originale che nei suoi numerosi adattamenti come quello di Breccia Watanabe. Seguite le indagini di Francis Wayland Thurston che, grazie all'eredità di un parente defunto, inizierà una ricerca che lo porterà a perdere ogni cosa e a scoprire che genere di orrori si nascondano nei nostri oceani. Questo video si può concludere ora, ma torneremo a parlare di questa oscura mitologia, credetemi. Ci sono cose ben peggiori dei grandi antichi, non la sentite anche voi? Una melodia cacofonica e lontana, l'orrido gorgogliare e la risata malsana del caos strisciante in agguato nelle tenebre. Funglui, Morganaf Cthulhu Rilie, Ugana Golf Dagon. Funglui, Morganaf Cthulhu Rilie, Ugana Golf Dagon.